Earphone Air, sentite che bella pronuncia. Auricolari wireless, cioè Bluetooth, che si aggirano intorno ai 60 euro. Trovate l'inserzione di Amazon in descrizione. Io direi innanzitutto di fare un unboxing, perché la scatola, la confezione, merita veramente. Poi elenco, come è naturale che sia, le specifiche tecniche, uno sguardo alle varie gestures, cioè le azioni che possiamo intraprendere semplicemente toccando la superficie dell'auricolare, un test per il suono emesso e infine conclusioni con pregi e difetti. Ed ecco qui i nostri protagonisti. Subito dopo abbiamo alcune caratteristiche principali come il Bluetooth versione 5.0, protezione IPX7 contro possibili sostanze liquide tipo acqua o sudore, autonomia 35 ore e passa, presenza di 4 microfoni, possibilità di una ricarica wireless naturalmente attraverso la custodia che vedremo a breve. Uno scatolo resistente in cartone. C'è la presenza del magnete, fantastica come cosa, la vorrei vedere in altre confezioni in maniera tale da poter facilitare la chiusura di essa. Sul retro abbiamo altre caratteristiche principali, fra cui quelle menzionate poco fa. Possiamo vedere cosa c'è all'interno della confezione: gli auricolari, custodia di ricarica, i 4 tipi di gommini, cavo USB tipo C, quindi ricarica cablata, ed infine manuale utente che consiglio sempre di andarlo a vedere. Apriamo ed ecco qui che alla sinistra troviamo 2 indicazioni per poter utilizzare al meglio questi auricolari. Semplicemente indica che prima di tutto vanno posti all'interno della custodia in maniera tale da potergli far fare una ricarica completa. Successivamente, una volta che si vogliono utilizzare, basta accendere il Bluetooth nel dispositivo, aprire la custodia e semplicemente verrà fatta una connessione immediata. Ma quello che ci interessa maggiormente è quello che si cela all'interno della confezione. Prima di tutto abbiamo manuale utente, che come detto prima consiglio di darci un'occhiata, perché qui vengono illustrate tutti i passaggi su come poter configurare il prodotto, come poterlo usare, le possibili gestures da attivare. E qua c'è inoltre un suggerimento nel seguire le principali pagine social dell'azienda. Poi abbiamo qui all'interno di quest'altra scatolina il cavo per una ricarica USB tipo C, come ho detto prima. Abbiamo il cassettone, io lo chiamo in questa maniera perché è veramente una specie di comodino di cassettone. Questa è semplicemente la custodia. Ora andiamo a levare un attimino la plastichina. È abbastanza grande rispetto ad altri competitor, ad altri marchi, ma comunque si può benissimo mettere in tasca. Infine i nostri protagonisti, anche questi belli grandi rispetto ad altri auricolari in commercio. E poi insomma la confezione è finita qui. Ora passiamo alle specifiche tecniche. Tipo in-ear, come piacciono a me. Materiale è utilizzata la plastica, gesti 10 funzioni, protezione IPX7 come detto prima, Bluetooth versione 5.0, Bluetooth frequenza 2.40 GHz, 2.48 GHz, profili sempre per il Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP, distanza massima collegamento 15 metri, senza ostacoli, batteria 55 mAh ciascun auricolare, garantite più di 35 ore di ascolto anche se non viene specificato il livello del volume. Fate conto che 7 ore e mezza sono durate con volume al 100%. Naturalmente tutto questo dipende dal dispositivo connesso agli auricolari, dalla distanza che c'è fra di essi e dai contenuti riprodotti. Presente la cancellazione del rumore, ma solo per le chiamate. Sul sito è evidenziato un 80% di diminuzione dei suoni esterni, però appunto non c'è una cancellazione attiva, ovvero quando si ascolta musica o si vedono video. Comunque la cancellazione in chiamata è effettuata grazie ai 4 microfoni complessivi, 2 e 2, uno sopra e uno sotto. Presenti 2 indicatori LED, entrambi chiaramente in sincronia.
Quando gli auricolari sono accesi abbiamo un lampeggio di LED blu, quando vengono spenti un lampeggio di LED rosso, quando devono collegarsi ad un dispositivo un veloce lampeggio blu, quando sono connesse tutto spento, quando sono in carica lampeggio rosso, quando la ricarica è completata tutto spento, quando si resettano lampeggio in viola. Passiamo alla custodia. Come detto prima ci sono due tipi di ricariche, quella a filo con un USB-C, quella wireless con un'apposita basetta. Mi sa che la stessa Earfun non ne vende una, perciò fate qualche ricerca su Amazon. Parlando della capacità della batteria, abbiamo 500 mAh, fornirà qualche ricarica agli auricolari. Quest'ultimi appunto ci impiegano un'ora e mezza per essere pronti al 100%, mentre la ricarica della custodia con cavo circa 2 ore, con bassetta wireless circa 4 ore. Anche qui un indicatore posizionato poco sotto la chiusura. LED verde quando la custodia è carica a più del 30%. Quando è sotto questo numero invece diventa arancione, sotto il 10 rosso, all'1% il rosso lampeggia. Ecco i gesti che possiamo effettuare. 2 tocchi destra-sinistra, play pausa o rispondere terminare chiamata, 3 tocchi sul destro, canzone successiva, 3 tocchi sul sinistro, assistente vocale, un tocco prolungato sul destro, aumentare il volume, un tocco prolungato sul sinistro, abbassare il volume, un tocco destro-sinistro da 2 secondi, rifiutare chiamata, 3 tocchi destro-sinistro, mettere in attesa, prima chiamata e rispondere alla seconda o trasferire 2 chiamate, un tocco destro-sinistro da 2 secondi, rifiutare la seconda chiamata. Considerazioni. Per quello che dico, fate sempre riferimento al prezzo, mi raccomando. Come audio ci siamo, frequenze bilanciate, buona presenza dei bassi e volume decisamente potente. Sono un po' più evidenziati gli alti, ma questione impercettibile. In chiamata il suono è leggermente ovattato, non è molto cristallino, però comunque sufficiente. Non ho visto latenza nei video, audio e immagini sincronizzati bene, un pochino nei giochi invece si nota. I gommini cercano di isolare il più possibile i suoni esterni, ripeto, non c'è cancellazione attiva del rumore. In generale durano. Ecco, il problema principale riscontrato è la non immediata connessione con lo smartphone. Può darsi che è solo il mio caso, però diverse volte devo recarmi nelle impostazioni e poi nella voce Bluetooth. L'assistente vocale si attiva subito, appena vengono connesse, ecco che c'è qualche amica di Cortana che ci avvisa. In generale i tocchi per i gesti vengono presi, però non c'è molta sensibilità, c'è da fare un po' di pressione sulla superficie touch. Peccato che non ci sia il gesto per ritornare al brano precedente, sarebbe stato molto utile. Sono ben saldi nel condotto uditivo, anche quando praticate sport. Qualora non vi trovaste bene ci sono i gommini di riserva con vari tagli XS, S, ML. Mi piace il fatto che ciascuno degli auricolari può essere utilizzato singolarmente. Presentano quindi un sensore di prossimità per cui ogni volta che ne rimuovete uno dall'orecchio la riproduzione si stopperà e riprenderà una volta rindossato. Bene, penso di aver detto tutto. In descrizione, come detto ad inizio video, c'è l'inserzione di Amazon e l'articolo dettagliato di SEOtech. Fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo ad un prossimo video.